Perché seguire da solo la ristrutturazione di casa tua potrebbe non essere una buona idea è l'argomento del video di oggi. Hai trovato la casa dei tuoi sogni e c'è qualche lavoretto da fare per renderla esattamente come desideri? La prima cosa che potrebbe venirti naturale di fare è semplicemente far partire i lavori. Questo significa di fatto che sarai tu a dover verificare che tutto proceda per il verso giusto e sarai direttamente responsabile della buona riuscita del tuo sogno. Sei davvero certa di poterlo fare? Proviamo a immaginare cosa accade quando scegli di seguire da sola la ristrutturazione. Sarai subito messa davanti al primo dubbio: un'unica impresa strutturata o tanti professionisti? La differenza è notevole. Da un lato hai una sola impresa che si occuperà di gestire ogni aspetto, dall'altro una squadra di professionisti scelti da te. Ognuna di queste opzioni porta con sé vantaggi e svantaggi. Un'unica impresa ti libera dall'onere di metterti alla ricerca dei singoli artigiani, però devi affidarti ciecamente ad una società che non conosci così bene. Sei davvero sicura di poterti fidare? Se invece d'altro canto ti occupi personalmente di trovare chi dovrà lavorare sulla tua casa, dovrai fare i conti con tantissimo tempo ed energia da spendere. Riuscirai a scegliere i professionisti adatti? Lo farai in un tempo ragionevole? Ora quindi, quale tra queste due opzioni devi scegliere? Guarda, dipende, io non posso darti una risposta senza conoscere in modo dettagliato il tuo progetto. In pratica devi prendere una decisione da solo senza avere idea se sia quella giusta oppure no. È un bel problema, no? A prescindere poi da quale sarà la tua decisione, dovrai assumere il ruolo di vero e proprio controllore dei lavori. Eh sì, perché se non segui con attenzione lo svolgimento delle attività, potrebbero crearsi dei problemi, degli intoppi e generarsi anche ritardi notevoli. E non sperare che il geometra o l'architetto controllino i lavori. Il loro ruolo è quello di gestire la parte iniziale del progetto, compresa quella burocratica, e poi la sicurezza in cantiere. Ma in alcun modo arriveranno ad essere un dirigente dei lavori, non si metteranno certo a coordinare i vari professionisti messi sul campo. Sarai però d'accordo con me quando ti dico che senza coordinazione non puoi avere alcuna garanzia sul rispetto dei tempi e nemmeno sul risultato finale. Ricorda che i professionisti che dovrai organizzare poi non sono pochi, quantomeno dovrai coordinare muratore, elettricista, idraulico, piastrellista, imbianchino. Non sembra un compito semplice, vero? Questo discorso vale anche se hai comunque scelto un'impresa strutturata, perché sulla carta il ruolo di coordinatore spetta a questa società, ma tu non puoi permetterti di non vigilare. Volente o nolente sei costretto a diventare coordinatore dei lavori. E sai qual è il motivo principale che causa ritardi in un cantiere o un risultato diverso da quello immaginato? La mancanza di comunicazione, che deriva appunto dall'assenza di un lavoro coordinato. Ognuno esegue il proprio compitino senza curarsi del fatto che la sua attività sarà strettamente correlata con l'intervento di un altro professionista. E sarai tu a doverti occupare della comunicazione all'interno del cantiere. Pensi che sia così facile? Molto spesso non si hanno né le competenze né il tempo, soprattutto non si ha il tempo per poterlo fare. Ora prova a immaginare cosa accadrebbe se non ti riuscisse questo lavoro di coordinazione. Non solo ci saranno enormi seccature e ritardi, ma dovrai anche affrontare la fastidiosa pratica dello scaricabarile. Nessuno sarà responsabile di niente, ma tu sarai l'unica vittima. Hai idea di come ti sentiresti di fronte all'impotenza di vedere il tuo sogno svanire e non poter far nulla per porre rimedio? Saresti costretta a mettere mani al portafoglio, anche se non è colpa tua e anche se lo percepisci come un ingiusto. Non pensi che sarebbe meglio avere al proprio fianco una persona che lavora per te e che farà di tutto perché i tuoi desideri procedano secondo i piani? E seguire personalmente la ristrutturazione della propria casa non è l'unica strada percorribile. Ora hai la possibilità di avere una tua consulente personale, una persona che ti segua passo passo e che lavorerà solo per te.
e non è un'impresa che punta a risparmiare così che possa avere un margine più elevato o un professionista che si preoccupa solo di fare il proprio compitino. Stiamo infatti parlando di una consulente la cui unica missione è quella di raggiungere l'obiettivo che tu ti sei prefissato. Io capisco, all'inizio potresti percepirla come una spesa extra, potresti pensare che hai già tanto da pagare per la ristrutturazione e quindi perché aggiungere un'altra spesa? E semplicemente perché se ci pensi un attimo non è una spesa bensì un investimento. Il prezzo infatti sarà di gran lunga inferiore a ciò che sarai costretta a pagare se sceglierai di fare tutto da sola. Pensa a quanto sarebbe bello avere una persona di fiducia che ti informa puntualmente sui lavori, che li segue personalmente e che sia sempre in prima linea per difendere il tuo sogno. Alla fine sarai felice di non aver scelto di far tutto da sola. Ora, se vuoi scoprire in modo gratuito e senza impegno se io possa essere la persona giusta ad accompagnarti nel tuo percorso di ristrutturazione, basta che mi contatti con un messaggio. Trovi i miei recapiti in descrizione. Ci sentiremo e tu potrai raccontarmi del tuo sogno e capiremo insieme se ci sono i presupposti perché io possa lavorare con te. Se il contenuto di questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento e noi ci vediamo al prossimo video.